Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube che vi offre una serie di aiuti linguistici che vi saranno utilissimi nello studio della lingua italiana ad ogni livello. Se siete arrivati su questo canale solo oggi, vi do il mio benvenuto. Sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Con questo video voglio incominciare una nuova serie che ho chiamato Scontro di Titani. No, state tranquilli, non è una vera e propria lotta tra mostruosità mitologiche, ma piuttosto uno scontro tra due parole per video che chiunque sia interessato all'italiano, sia linguisticamente che culturalmente, dovrebbe conoscere. Le caratteristiche che distinguono le due parole che si scontrano possono essere riassunte in due punti principali. Primo, si tratta di parole usate da tutti gli italiani e utilissime da conoscere. Secondo, anche se a prima vista le due parole sembrano essere sinonimi, ad un più attento e rigoroso esame mostrano interessanti differenze di significato e di uso, soprattutto nella lingua parlata comunemente. Come vedremo, talvolta esiste un nesso, un legame, una connessione tra le due parole in lizza. Oggi vedremo scendere in arena i primi due contendenti. Andiamo, che ve li presento. Volete? Ed ecco a voi i primi due avversari, sugo e salsa. Cominciamo subito col dire che entrambe le parole si riferiscono a cibi. In generale sono entrambi dei condimenti saporiti, cioè appetitosi, gustosi e quindi buoni, talvolta anche squisiti da mangiare. Una prima differenza è nel loro uso in cucina. Il sugo si ottiene da vivande, la salsa invece è preparata anch'essa da vivande, ma serve per accompagnare dei piatti di carne oppure verdure. Il termine vivanda è generalissima parola per indicare cibo o alimento. Esempi della parola sugo, che certamente conoscete, sono sugo alla bolognese, oppure anche il cosiddetto sugo alla amatriciana, tipicissimo e squisito intingolo a base di olio, guanciale, cipolla e pomodoro, preparato in tutta Italia, ma creato dalle massaie di Amatrice, graziosa cittadina in provincia di Rieti, nella regione Lazio. Avete notato la traduzione in inglese del termine italiano sugo? Sì, avete ragione, è sauce, ovvero salsa. Ma allora, come si spiega questa contraddizione? La contraddizione è soltanto apparente. Se uno pensa al sugo come ad una salsa che accompagna la pasta bollita, mi raccomando, bollita in acqua salata. Il sugo per antonomasia in Italia ha come ingrediente principale il pomodoro, non importa in che forma, passata, conserva, concentrato, fresco o quello che volete. Quindi qualche volta anche in Italia potreste sentire parlare di salsa di pomodoro oppure salsa al pomodoro, ma è più unico che raro sentire questa espressione dalla bocca di un italiano. Poi possiamo avere dei sughi che provengono dalla cottura di carni, per esempio il sugo dell'arrosto, il sugo dello stracotto. Torniamo ora alla parola salsa, che qualche volta sentirete anche chiamare bagnetto. Questo termine è praticamente la traduzione in italiano della parola francese trompette, che è notissima in tutto il Nord America, soprattutto in Canada,
non necessariamente limitato al Quebec. Vediamo alcuni tipi di salse. Salsa verde, usatissima per accompagnare il cosiddetto bollito misto, squisito piatto che si serve caldissimo e che è composto da diversi tagli di carne. Anche i vegetariani possono prelibare questa salsa perché può accompagnare anche ortaggi bolliti come asparagi, carote, eccetera. Salsa tartara, usata soprattutto per pesce e carni bianche, per esempio pollame, coniglio. Salsa tonnata, usatissima per insaporire fettine sottilissime di vitello bollito. Salsa allo yogurt con aglio e cetriolo, importante e prelibata specialità della cucina greca. Diciamo poi che se parlate ad un italiano, soprattutto del centro-sud, di salsa di pomodoro, potrebbe pensare al ketchup, che spero nessuno di voi abbia mai usato sulla pasta. Visto che per oggi abbiamo parlato soltanto di cucina, vediamo ora qualche uso di salsa e di sugo al di fuori della culinaria. Cominciamo con sugo e col modo di dire il sugo del discorso. Significa il senso fondamentale di un dato discorso, la sua essenza oppure la sua sostanza. Mara, non hai capito il sugo del discorso? Non esserci sugo, invece, significa non avere nessuna soddisfazione nel fare qualcosa. Per esempio, parlare con qualcuno. A parlare con Gino non c'è sugo. O poi, senza sugo significa insulso, insignificante. Quel nuovo romanzo è proprio senza sugo. Vediamo ora salsa. Cominciamo con la seguente espressione: in tutte le salse, che significa in tutti i modi, in tutte le maniere, ad nauseam. Enrico, te l'ho spiegato in tutte le salse, dai! Chiaramente poi c'è il genere musicale nato alla fine degli anni 70 del XX secolo, originaria dei Caraibi, che ha vistose influenze provenienti dalla musica latinoamericana e da quella africana. Luisa e Gino si scatenano quando sentono la salsa. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!